Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Sir Daniel Fortescue, il protettore di questa landa, e oggi me la spasserò col mio nuovo bastone da passeggio. Dico bene, professore? Dobbiamo scoprire chi ha risvegliato i morti in tutta la città. Esatto Daniel, oggi dovrai investigare a Kensington, è lì che è iniziato tutto, proprio vicino al museo in cui ti sei risvegliato. Sicuramente troveremo qualche indizio del colpevole di tutta questa storia. La magia ergastolante lascia tracce e noi dobbiamo seguirle come se fossimo dei seguggi da caccia. Kensington, una volta una normale città inglese, adesso si salvi chi può dai necromanti e dai loro zombie inculatori. Bene bene, vedo che hanno migliorato le strade in città. Signore e signori, benvenuti al mio spettacolo di magia ergastolante. Il numero di oggi sarà risvegliare sti 3 zombie pervertiti e profanare questo vecchio Sir Cavaliere scheletrico. Chi si offre volontario per questo esperimento? Mi offro io, ti prego scegli me. Ah, ma aspetta, ma sono io lo scheletro di cui parlavi? Ma tu sei fuori di testa? Ti atteggi pure con quel bastone da passeggio? Pure io lo ho, come puoi ben vedere. Ora vedremo chi ha la classe per poter girare in queste strade col bastone. Venghino signori, venghino. Abbiamo finalmente lo scheletro volontario alla sottomissione. Accorrete numerosi. I primi 10 che comprano il biglietto riceveranno una fetta di culo direttamente dal Sir in questione. Fammi capire, io li ammazzo e tu li risvegli di nuovo. Ma allora sei proprio bastardo, te lo devo dire. Sei fortunato che non ho con me il mio dildo di legno, altrimenti sai dove te lo ficcavo. Nel culo. Come osi? Quella è la mia battuta. Non farmi perdere la pazienza già dai primi minuti di episodio, perché se no sclero malissimo e rado al suolo tutta la cittadina a colpi di bastone da passeggio. Maledetto, ma hai fatto fuori mio fratello Christopher? No Christopher, cosa racconterò alla mamma adesso? Che uno scheletro in armatura lo ha massacrato a colpi di bastone da passeggio? Ora devo vendicare mio fratello Christopher. Considera questo, se mi uccidi puoi sempre resuscitarlo, no? Sei o non sei un necromante? Ah, vero, me l'ero dimenticato. Allora ti ucciderò e poi risusciterò mio fratello Christopher. Come cazzarola fai ad essere immune alle pallottole della mia pistolina? Uso una mimetica ottica speciale per diventare trasparente. Certo, comprendibile, nel 1800 mimetiche ottiche. Ti cambio i connotati a furia di spaccarti in testa sto bastone maledetto e ti fotto pure i soldi, così ci compro le munizioni da quell'imbroglione coglione. Ma guardate che roba, che giubilo di felicità, che commozione, sì. Sì, è proprio lei. Una fonte d'assenzio sana e pura come poche cose al mondo. Ci voleva proprio per entrare in modalità euforia assenziosa da combattimento, chiamata così per non dire che sono ubriaco già di prima mattina anche se è sera. Ma che sto dicendo? Scusate, è colpa dell'alcol. Ovvio, ma è uno scheletro ubriaco, e se sei arrivato fin qui vuol dire che hai fatto fuori i miei fratelli Christopher e Valerio. Fratelli, perché tutte le disgrazie a noi? Perché? Cosa dirò a papà adesso? Come farò a giustificarmi? Ma quanti fratelli siete? Tutti fratelli necromanti poi? Non so, magari qualcuno sceglieva di fare qualcos'altro? Tipo il panettiere, che ne so? Per tradizione in famiglia bisogna diventare necromanti ed i miei fratelli erano l'orgoglio della nostra stirpe, ma tu ubriaco in armatura li hai fatti fuori. Vi vendicherò, fratelli miei. Uè, che tristezza. Curioso come riesca a parlare anche dopo essere morto, vero? È regia? Che ne dici? Che ne dici di non fare più ste stronzate di far parlare i morti? Che nella mia serie non ci tengo a fare figure di merda, ecco. Si scusaci Daniel, è che a volte ammazzi i nemici troppo in fretta e non abbiamo tempo per completare le battute. Se la cosa ti dà fastidio, ci faremo più attenzione, promesso. Ehi là Dan, sono sempre io il fantasmino Casper, cioè volevo dire Winston XD. Sapevi che si potevano spostare gli oggetti col tasto azione? Beh, dovevo solo dirti questo, chi cazzo le scrive ste battute? Infatti, che cazzo vuol dire il tasto azione? Ma parla come mangi, porca troia, che qua non si riesce a capire un cazzo. Se i tasti hanno dei simboli ci sarà un motivo, no?
Nel mio joystick vedo X, quadrato, cerchio e triangolo. Il tasto azione tua sorella. Scusate lo sfogo, gente. Fatemi pensare, dunque, questa chiave la potrei utilizzare in una delle serrature giganti che ho trovato per la città. Mi conviene tornare indietro e fare una prova. Prima di fare una prova dovresti farti abbracciare da noi signore scheletro. Sono allergico agli abbracci degli zombie, scusate, vi polverizzerò con la nuova tecnica giravolta elegante, eseguita esclusivamente utilizzando un bastone da passeggio mentre fingi di fare il gentiluomo inglese in una città di necromanti ergastolanti che per pura coincidenza sono tutti fratelli, e si chiamano Christopher. Valerio è l'ultimo, non lo so perché è schioppato prima di dirmi il suo nome. Sapete, oggi sono particolarmente triste perché sono tornato da una missione con la Josie Industries in cui abbiamo salvato il nostro amico Michael Slig, però un altro nostro compagno è stato catturato dal nemico, il povero Sly Cooper. Quel procione fluzzoso sarà sicuramente tra le grinfie del malvagio dottor Slig. Tutti ci stiamo dando da fare per cercare informazioni su dove possa essere stato trasferito in modo da organizzare la prossima missione di salvataggio al più presto. Che il procione sarà ormai senza speranza, e scordatevi di lui. Mai. I miei compagni non saranno abbandonati al loro destino, o non sarei più degno del titolo di eroe di Gallomire della Landa. Come Sir devo sempre essere pronto a difendere chi ne ha bisogno, soprattutto se questi ultimi sono dei miei amici. Ora me la rido di gusto. Bomba anti-ergastolo. Mi era mancata questa scarica di energia potentissima che mi fa sbarellare peggio dell'assenzio. Fortunatamente colpisce solo i miei nemici, a me dà un senso di rincoglionimento pazzesco invece. I miei sensi da forteschio avvertono la presenza dell'assenzio nell'aria, eccola lì, in tutto il suo splendore alcolico. Un'altra fonte d'assenzio altissima, purissima, buonissima. Ed ho trovato pure la chiave di quella casa chiusa casa. Ma che succede? L'alcol gioca brutti scherzi, mi sa, perché vedo dei Lucario mummificati che vogliono stuprarmi l'anima. L'assenzio di quella fonte deve essere davvero forte allora. Aia. Ma che Lucario mummificati, siamo mummie inculatrici dei tempi antichi con una crisi d'astinenza di oltre 10.000 anni ergastolanti. Basta avere allucinazioni sui furi stupido scheletro ubriaco e pervertito. Ah, non siete dei Lucario Rule 34? Devo aver esagerato col bere stavolta. Certo che però fate un male cane, ma l'assenzio non basta mai, quindi ne sbevacchio ancora un poco, giuro che prima o poi vedrò fuoco. Mi tocca spostare questa cassa, se continuo a parlare la sbronza mi passa. E naturalmente qui il muro è troppo alto, solo che ero troppo ubriaco per accorgermene, dannazione. Da quando mi hanno fatto assaggiare la birra data al riformatorio degli Slig entro in uno stato di ebbrezza molto più facilmente, e potrei fare cose senza pensare. La scorsa volta Spiro mi ha salvato il culo, ma non posso sempre contare sulla sua presenza da draghetto viola fiammante. Che veterano in pensione sarei allora? Lui mi dice sempre: Pensa alla missione da, non abbiamo tempo per queste cose, se ti ubriachi come pensi di affrontare un esercito ergastolante? E sapete che rispondo io? Beh, non me lo ricordo perché in quei momenti da ubriaco non capisco più un accidente e continuo a pestare gente senza pensare. Sgancia i sordi, signor Scheletro, che sono povero, ti prego, la mia famiglia deve mangiare. Io suono la campana che me frega, così forse gli zombie vanno a giocare a bingo come in Resident Evil 4 XD. Invece è solo chiamato il trenino Thomas. Che bello il trenino Thomas. Fa ciuff ciuff e trasportava niente po' di meno che un calice dell'anime degli mortacci tua, pieno di calda magia ergastolosa. Questo farà piacere al professor Keith. Ora andiamo a svaligiare quella casa da tutti i suoi averi. Scusate, Sly mi ha contagiato con la sua cleptomania. Senti questa puzza di ergastolo, Daniel? Deve essere qui che è stato lanciato l'incantesimo che ha risvegliato i morti. Cerca indizi qua dentro.
Maronna, ora entro in modalità segugio sul serio, il detective Conan può accompagnare solo, mi metto a sniffare l'intera casa fino al suo buco del culo, se sarà necessario. Quando questo mastino di un cavaliere cerca indizi non lo ferma nessuno, e Sherlock Holmes può lustrarmi le scarpe se vuole, perché questo mistero lo risolve il forteschio. Sniff sniff, sniff sniff. Sento il fetore della magia ergastolante più forte dal piano di sopra, andiamo a controllare, perché sono sicuro che siamo vicini alla verità su questa faccenda del risveglio dei morti. La puzza viene proprio da quella direzione, oltre quelle casse. Puzza più di un peto del mio amico Abe. Marò, che schifo. Vediamo un po' che c'è qui dentro. Un orologio? Un fottuto orologio da taschino? E che siamo su Bugs Bunny Lost in Time? Dovrò farlo esaminare al professor Kift, magari riesce a scoprire qualcosa. Comunque, che vi dicevo? Ho trovato un indizio, visto ragazzi? Dov'è la mia ricompensa da detective? Shinichi, dammi il numero di Ran, che organizza un appuntamento galante stasera XD. Mi mancava da esplorare solo il tetto del museo, vediamo se c'è qualche indizio pure qui. Quindi hai trovato un orologio da taschino, Daniel? Una volta tornato al laboratorio, lo faremo esaminare al professore allora, ben fatto. Porca puttana, mi son cacato sotto, arriva qualcuno, meglio nascondersi. Woff woff. Dai, torniamo dal capo, così mi darà un bell'osso da rosicchiare. Ma com'è che pensi sempre a mangiare? Sciubia, datti un po' di contegno, che cazzo. E comunque non ci darà un bel niente perché non siamo riusciti ad entrare nella tomba. Stupido cane. Ma perché parli con la S in quel modo? Quante volte te lo devo dire? Sono un serpente e quindi scibilo con la lingua, non posso farci assolutamente niente. Capito, Woff. Che tipi strani quei due, lol. Kensington, la tomba della gnocca. Cioè la tomba egiziana al museo. Ma guarda un po' dove siamo, ecco da dove ci si arrivava. Dan, che ne dici di salvare? Uffa Winston, ti ho già detto che non serve salvare, io sono pro. Va bene, ma non fare una figura di merda cadendo da quassù, perché perderesti la faccia oltre che un'intera barra di vita. L'immortacci tua, Winston. E mo che cazzo succede? Oh no, i Lucario mummificati? Di nuovo no, per favore, quelli sparano raggi verdi pure dal culo. Senti, te l'hanno spiegato poco fa pure i miei amici Sebastiano e Concetto. Siamo delle mummie inculatrici del passato in astinenza da 10.000 anni ergastolosi. Quindi, fatti sodomizzare come si deve, che qua non c'è più rispetto. Mi stai dicendo che quelli di poco fa erano reali? È la Madonna e Madonnina, io pensavo fosse tutto opera di qualche allucinazione assenziosa creata in quel momento di leggerezza passeggero. E invece è tutto reale, oddio. Le mummie inculatrici sono reali, non sono dei sexy Lucario con delle bende, vi devo proprio abbattere a cannonate allora. E questo è il nostro attacco migliore. Lo sbocco verde smeraldo quadrilaterale impulsivo. Di quadrilaterale avrete solo il culo, dopo che ve lo avrò smontato pezzi pezzi a colpi di pistolina. Qua non si lascia niente a metà. Ora mi tocca risalire, perché prima sono caduto come un cornuto e pezzente. Mi piglio sti 2 soldini e faccio scorta di munizie. Bravo signor Scheletro, comprati le munizioni da me, puoi fidarti che ti faccio pure lo sconticino perché sei un cliente di fiducia. Ma se sono il tuo unico cliente, che cazzo dici? Brutto imbroglione rincoglionito cornuto taccagno spilorcio, peggio di Mr. Crab. Su via signor Scheletro, non fare così, ricorda che sono dalla parte dei tuoi soldi. E certo, sempre ai miei soldi stai a pensare. Sei veramente peggio delle riccone di Spiro allora. Visto che qua non si vede una mazza, mi tocca accendere sto cerino ai santi incoronati di Gallomir. Anzi, mi sento molto come Bugs Bunny in Lost in Time con questa torcia. E visto che sono dentro una tomba, faccio come Indiana Jones.
Poi però giri l'angolo e trovi la sorpresina che sembra una fonte della giovinezza, ma sotto sotto sappiamo tutti che si tratta di quel ben di Dio di Assenzio, o sì. Assenzio. Assenziami le palle egiziane, cavalier Scheletro, non me le gratta nessuno da 20.000 anni, e sono pure in astinenza. Ecco, mi hai fatto arrabbiare e quindi sono entrato in modalità piromane assenzioso. Incendio tutto a vista, vi sto avvisando che non ho più pazienza davvero, vi faccio diventare il culetto rosso come un pomodoro da insalata, che condirò personalmente con sale, pepe, olio e aceto di vino rosso, per dargli quel gusto in più che non guasta mai. Sei finito nella sala dell'enigma delle piattaforme, non sarà facile proseguire, signor Scheletro, sarei pure disposto a darti la soluzione in cambio di un quarto d'ora con te, che ne dici? Un quarto d'ora di legnate se vuoi, altrimenti fatti da parte, perché con la torcia divento peggio di De Fiori ed Ingo Dyle messi assieme. Perfetto, vorrà dire che mi prenderò il tuo corpo con la mia forza da mummia sciacallosa in astinenza, poi non ti lamentare se non riesci più a camminare come prima, perché ho intenzione di lasciarti senza forze. Ma perché doveva capitare proprio a me oggi di finire in questo cazzo di posto? Prima a fare il detective in città, dove mi ritrovo circondato da fratelli necromanti che non vogliono lasciarmi in pace. Poi, non contento, sono entrato in questa tomba egiziana e mi ritrovo pure le mummie inculatrici che mi ricordano molto Lucario. Aveva ragione Spiro, forse non dovevo esagerare con l'Assenzio che mi sta giocando veramente brutti scherzi. Finalmente siamo soli sexy Scheletro, blem, ora sì che ci divertiamo, su, non fare il difficile. A fuoco, al fuoco. Mi vanno le palle a fuoco. Vai pure a farti fottere all'inferno se ci tieni tanto, mummia bastarda. Non mi metterete le mani addosso così facilmente, soprattutto ora che San Valentino è passato, non voglio mica fare la fine della battona dell'ultimo secondo. A maggior ragione se si tratta di una mummia ergastolante furry sciacallosa in astinenza. Ora che tutto tace e nessuno può toccarmi il culo, al buio, posso con tranquillità mettere le piattaforme al loro posto per recuperare l'ultimo oggetto chiave della stanza e proseguire con calma. Mai abbassare la guardia però, ricordate ragazzi, al buio c'è sempre qualcuno o qualcosa che può assaltarvi le chiappe senza che voi ve ne accorgiate, quindi vigilanza costante. Infatti mi nascondevo proprio io al buio pronto a morderti il fondo schiena. Volevo assaporarlo con calma, ma hai deciso di riaccendere la torcia. Mi hai fatto prendere un coccolone all'improvviso. Ecco, incendio pure te e tanti cari saluti, sparisci tu e la tua astinenza da mummia. Ora se avete finito di attentare alle mie gloriose chiappe ossute posso, per l'amor di tutto ciò che è sacro su questa terra immonda, cioè l'Assenzio, poter andare avanti con calma e beatitudine? O dovete per forza farmi saltare i nervi ogni singolo minuto di questo episodio? Già sono col morale a pezzi perché abbiamo abbandonato Sly Cooper nello scorso video, altrimenti non riesco ad andare avanti e muoio di depressione, capite? Oh, finalmente la pace. Grazie. Grazie veramente tanto. Ora per finire qui, posiziono gli oggetti del millennio di Yu-Gi-Oh! Sulle statue e vediamo che succede. Spero non spuntino fuori le divinità egizie inculatrici supreme, ossia Obelisco dell'Ergastolo, Slifer Drago del Pero e Drago eccitato di Ra. No, aspetta, forse si chiamavano in modo diverso, masticazzi. Mi manca troppo giocare a Yu-Gi-Oh! Con i miei amici al Salone degli Eroi, ma per colpa di qualcuno mi sono risvegliato in questo tempo. Che strano, non sento puzza di ergastolo, ma solo un intenso profumo di gnocca antica. La cosa potrebbe sconvolgermi più dell'Assenzio. Dopo millenni sono finalmente di nuovo in piedi, ma che mi succede? Oddio. Oddio, signorina, ma si sente bene? Ora siete al sicuro. Ma era questo che cercavano quei due tizi poco fa? Sarà meglio tornare al laboratorio. Professor Keith, ho delle novità veramente interessanti.
Allora Fortescue, che mi racconti di nuovo? A parte che hai recuperato una figa da paura, lo devo ammettere, hai veramente buon gusto. Professore, non c'è bisogno di essere volgari con la signorina. Siamo o non siamo uomini di tutto rispetto? A parte quando esageriamo con l'alcol, ma tralasciando questo piccolo particolare gnoccoso, ho trovato questo vecchio orologio da taschino in una casa in città e poi ho visto due tizi sospetti andar via con una specie coso volante, erano un cane ed un serpente. Una specie di coso volante? In che senso? Bah, non ci capisco un cazzo di quel che dici, Daniel. Comunque ok, analizzerò la nostra nuova ospite. Cioè no, analizzerò l'orologio da taschino che mi hai portato, vediamo se ha ancora delle tracce di magia ergastolante. Perfetto prof, allora sarà meglio partire, ma prima ho recuperato un altro calice dell'anime dell'immortacci tua. In questo caso eccoti questo bel martellozzo, si dice che appartenesse ad un antico fabbro spacca zombie, ma io l'ho soprannominato martello di Thor, usalo bene Fortescue. Che mi venisse un colpo. Questo è il martello di Steiner il fabbro. Amico mio, mi viene da piangere se penso che ho riottenuto la tua arma preferita, non sapete quanto mi mancano i miei amici eroi. E prima di salutarci volevo dare un'occhiata a qualcun altro, anche se San Valentino è passato, forse non è troppo tardi per trovarsi una compagna, che ne pensate? Forse anche dopo la morte, il cuore di questo vecchio scheletro ha ricominciato a battere all'improvviso, ma ci penserò più avanti, al momento devo continuare ad investigare nei dintorni per capire cos'è successo. Un salutone a tutti dal Fortescue e grazie per aver guardato.